Dopo Calcata sono approdato su un lago e lo specchio d'acqua, adesso illuminato dalla luna piena, è quello di Bracciano, sulla riva del lago, gustandomi una verza ripiena di ricotta con zucca e cipolla bianca di Nemi e poi le pappardelle col ragù di anatra in salsa di Chardonnay. È singolare come di alcuni popoli conosciamo di più le loro opere dedicate ai morti di quelle destinate ai vivi. È il caso degli Etruschi, che nell'alto piano di tuffo di Cerveteri hanno insediato una vastissima necropoli. Prima però ho altre tappe da fare. Varcare la Torre dell'Orologio a Trevignano Romano significa entrare nel borgo antico, con il suo tripudio di vicoli verdissimi. Adesso sto raggiungendo la Rocca degli Orsini. Sono molto curioso di vedere il panorama che mi hanno detto essere mozzafiato da lassù. Una lunga scalinata porta alle rovine sulla vetta. Come a Bomarzo torniamo a parlare della potente famiglia degli Orsini, perché questa rocca è stata voluta, edificata da loro nel XIII secolo, la famiglia in contrasto con il papato. Fu l'esercito papale alla fine del 400, dopo aver vinto sugli Orsini, a volere la distruzione del castello. Si aprono però dei magnifici scorci sul lago di Bracciano, a una circonferenza di circa 30-35 km. Pensate che già anticamente questo bacino d'acqua era il bacino che riforniva la capitale, ed è così ancora oggi. Un bacino d'acqua che negli ultimi anni, con i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, la siccità e quindi il minore apporto dei fiumi, ha visto in alcuni periodi abbassare notevolmente, in maniera preoccupante, il livello dell'acqua, andando così a compromettere lo stesso rifornimento idrico della capitale. E quindi un appello alla tutela dell'ambiente, non solo come fatto etico, ma pragmatico. Con l'ambiente siamo estremamente interconnessi. Dall'ambiente infatti traiamo il bene più prezioso per l'uomo, che è l'acqua. Ho preso un po' di frutta al mercato qua di Trevignano, perché altrimenti finisce che mangio sempre carboidrati e carne quando viaggio. E adesso invece vado alla prossima meta, che però ancora non ho deciso quale sarà, quindi lo scopriamo insieme tra poco. Decido di circumnavigare il lago fino al borgo da cui prende il nome, Bracciano, che sorge su un'altura. Da qua si gode di una vista magnifica sul bacino, su questi 50 e rotti chilometri quadrati di lago. E chiaramente non so leggere il tibetano. Il fatto sta che mi ritrovo ora in una piazzetta con le case in pietra. Anche qua c'è una pietra scura, che quindi penso sia sempre una pietra lavica, dato che ci troviamo sul ciglio di un cratere vulcanico, e di nuovo lo scuro delle pietre con il verde rigoglioso della vegetazione, delle piante con cui gli abitanti adornano il loro salotto urbano. Guardate che bello anche questo scorcio. Guardate quanto è stretto questo passaggio fra queste due scalette. La scala centrale che scende è più stretta delle due laterali che salgono. E poi a un certo punto si esce dagli stretti vicoli, si apre il cielo e bam, il salto di scala con il castello gigantesco, che davvero come scale e dimensioni non c'entra niente con quelle del borgo sottostante. Lasciandomi alle spalle le esplorazioni nella Tuscia viterbese, scendo verso il mare, nella Maremma laziale, e mi addentro nel regno dei morti. Sono emozionato perché finalmente visito un posto che volevo vedere da quando ero bambino. Mi trovo nella necropoli etrusca di Cerveteri, un tuffo nella storia indietro di quasi 3000 anni. Pensate che le tombe più antiche sono datate 800 a.C. Questa è la prima volta che entro in una tomba etrusca, e queste sono praticamente scavate nel tufo. Ci sono capitelli eolici
scolpiti nella roccia. Guardate, questo è il tipico capitello eolico e ci sono più stanze che compongono questo ambiente e sopra di me c'è la cupola di terreno. Questo gigantesco tumulo, ce ne sono altri così, contiene almeno 3 ambienti sepolcrali con 3 accessi diversi. Erano in parte scavate nel tufo e in parte invece costruite, però sempre con blocchi di tufo. E la stessa cosa la notiamo internamente ora. All'interno dei tumuli l'architettura si fa per sottrazione di terreno e non per aggregazione di travi e pilastri. Non ha una funzione statica questo elemento rettangolare perché è soltanto in rilievo, però allo stesso tempo gli viene data una sagoma architettonica. Sono migliaia le tombe censite nella necropoli detta della Banditaccia, che è anche patrimonio UNESCO. Questa tomba è meravigliosa, guardate, ha la struttura come altre che abbiamo visto, tripartita, cioè con 3 ambienti, con delle finestrelle che permettono di guardare da questo androne centrale. Davvero peculiari sono questi scranni, queste sedie scolpite anch'esse nel tufo, con lo schienale decorato e sotto addirittura il poggiapiedi. Per 7-8 secoli, forse di più, gli Etruschi hanno aggiunto a quest'area ambienti sepolcrali e ogni fase storica ha uno stile diverso. Questo è uno dei più antichi, del VII secolo a.C., con un interno a capanna perché ripropone le abitazioni dei vivi. Le prime tombe infatti cercavano di rispecchiare nell'architettura gli stessi ambienti dei vivi. Ma da una strada all'altra, qui, nel regno dei morti, le cose cambiano. A un certo punto il cambio di urbanistica della città dei vivi va ad influenzare anche il cambio di impianto di progettazione della città dei morti e quindi dalla disposizione irregolare dei tumuli si passa a strade ordinate, parallele tra loro, con le tombe che sono come gli edifici in linea di una città, con le aperture che ricordano infatti quelle delle abitazioni di una città più organizzata dall'urbanistica pianificata. Resta però ancora molto da scoprire e tra i rami e gli arbusti si scorgono ancora tracce del passato. Il fatto è che di tombe in questo sito ce ne sono migliaia e se si lascia il sentiero principale come sto facendo io adesso e facendo anche un po' di escursionismo, si vedono altri tipi di ambienti sepolcrali come questo, dove però si vede che lo stato di conservazione è decisamente peggiore. E poi c'è questa che forse è la più importante di tutte le tombe di questa necropoli, perché ci sono questi stucchi dipinti che ripropongono temi della quotidianità. Addirittura c'è una collezione di utensili che ci permettono di capire meglio quali erano le pratiche artigiane dell'epoca e non solo. Lasciato il recinto della via sepolcrale, la valle scende verso la via degli Inferi, un'area archeologica ancora più arcaica. Come vedete c'è questo canyon che conduce, non so dove perché ancora lo devo percorrere, ma ai lati si aprono tante feritoie, tanti ambienti in maniera più irregolare rispetto a quello che abbiamo visto all'interno della necropoli. E guardate ad esempio in questo spazio dove si procede con degli scalini sempre scolpiti nel tufo, guardate che meraviglia questa successione di ambienti. Si vede sopra la pavimentazione naturale di questa grotta scavata con questi imponenti capitelli che si appoggiano in maniera così pesante sulle colonne che sembrano quasi faticare a reggerli, eppure sono qui da 2000, 2500 100 anni, forse anche di più. Pensate che sono dei volontari ad occuparsi di tenere puliti questi sentieri, grazie innanzitutto a loro, al loro senso civico e alla loro passione per la storia. Degli Etruschi conosciamo soprattutto le necropoli, strutture fatte per durare per sempre.
La cura che avevano gli Etruschi per ciò che veniva dopo la vita è qualcosa che mi affascina, e oggi vedere anche questi ambienti più selvaggi, da cui sbucano fuori, come in questo caso, delle tombe che ci raccontano storie di oltre 2000-2500 anni fa, è di nuovo un patrimonio inestimabile che questo territorio può vantare di avere.